In un piccolo villaggio vicino alla città di Brindisi, in Italia, c'era una piccola chiesa dove veniva celebrata la messa ogni giorno. La chiesa era sostenuta da un gruppo piuttosto numeroso e devoto che si riuniva per la preghiera nella maggior parte dei giorni. Questo non era insolito, ma c'era qualcosa di strano e unico in quella chiesa. Uno dei visitatori che veniva ogni giorno non era una persona, ma un cane. Il quadrupede sedeva nel retro della chiesa durante la predicazione e se ne andava dopo la messa. I cani erano naturalmente benvenuti in chiesa, a patto che si comportassero bene, quindi la presenza dell'animale non è la parte più strana della storia. La cosa interessante era che il cane veniva da solo, senza avere un proprietario, arrivava e se ne andava da solo. Nessuno sapeva nulla di lui, neanche da dove venisse o dove andasse dopo. Tuttavia, era ben educato e non causava agitazione o disturbo. Il prete non sembrava avere nulla in contrario al fatto che il cane si sistemasse nella parte posteriore della chiesa durante la messa quotidiana. Ciò che colpiva il prete e la comunità era quanto triste sembrasse il cane. Aveva uno sguardo malinconico negli occhi e le orecchie abbassate. Si sedeva sempre nello stesso posto ogni giorno e guardava fisso un posto specifico. Questo iniziava a spaventare alcuni fedeli e alcuni cominciarono a credere che il cane potesse vedere persone morte. Ma il prete conosceva i cani, ne aveva avuti diversi durante la sua vita, e ciò che diventava sempre più evidente era che quel povero animale era semplicemente e incredibilmente triste. Mentre un cane dovrebbe apparire forte e sano nella sua natura, con un pelo lucido e folto, questo quadrupede sembrava magro e fragile. Sembrava non avere una casa, viveva per strada e cercava avanzi di cibo per sopravvivere. Forse entrava in chiesa per trovare un po' di calore, protezione e compagnia. Ma il prete non poteva fare a meno di pensare che il cane fosse lì per chiedere aiuto. Ma che tipo di aiuto? Dopo una predica, il prete spiegò i suoi pensieri a alcuni membri della comunità e chiese loro di aiutarlo a fare un bagno e pulire il cane. Fortunatamente, le persone accettarono e speravano di fornire ogni aiuto possibile a quella povera creatura. Il cane meritava di essere felice. Si avvicinarono lentamente al cane che li guardava curioso. Era chiaro che non era né violento né spaventato, era solo curioso. Mentre iniziavano a lavarlo con lo shampoo il suo pelo aggrovigliato, per la prima volta dopo molto tempo, iniziò a scodinzolare. Il cane sembrava felice, quella piccola dose di gentilezza umana e interazione faceva sicuramente la differenza. Mentre lo pulivano, il prete fece una scoperta. Aveva già visto quel cane in precedenza, ma non riusciva a ricordare esattamente dove o quando. Si tormentava per ricordare, mentre il gruppo asciugava il cane e gli offriva del cibo che mangiò volentieri. Il prete decise di mettere da parte il mistero per il momento. Era più importante assicurarsi che il cane fosse felice e sano prima di lasciarlo di nuovo libero. Ma per prima cosa, decisero che la migliore opzione sarebbe stata portarlo in una clinica veterinaria. Lì sarebbe stato esaminato e si sarebbe verificato che fosse in buone condizioni fisiche nonostante la sua condizione di cane randagio. Per portarlo lì, il prete prese il suo vecchio guinzaglio che aveva usato in passato per il suo cane. Stranamente, il quadrupede non aveva problemi ad indossarlo e sembrava addirittura godersi il momento, camminando obbediente accanto al prete fino alla clinica. Durante l'esame e alcuni test, il cane si comportò in maniera calma e tranquilla, senza fare scene. Fortunatamente, i risultati arrivarono rapidamente e il cane sembrava essere fondamentalmente sano. Inoltre, alla clinica venne effettuata una scansione per verificare se avesse un microchip. Se ne avesse avuto uno, avrebbero potuto scoprire chi fosse il proprietario e forse riunirli. Purtroppo, però, non venne trovato nessun microchip. Mentre tornavano delusi alla chiesa, un ragazzo proveniente da un negozio notò il prete e il cane. Corse verso il cane e lo abbracciò forte, chiamandolo Tommy. Il prete, sorpreso, chiese al ragazzo se conoscesse il cane. Il ragazzo rispose che quello era il nome del cane e che si ricordava di lui visto che apparteneva a una vecchia signora della zona. Improvvisamente, al prete tornò in mente dove aveva già visto il cane. Apparteneva a una vecchia signora di nome Maria, che era morta alcuni mesi fa. Per confermare la sua teoria,
Il prete fece un piccolo diversivo e portò Tommy a casa di Maria. Come se sapesse dove stavano andando, Tommy iniziò a tirare il guinzaglio e guidò il prete direttamente alla vecchia casa di Maria. Doveva essere vero. Tommy si sedette e guardò la casa con gioia. Ora era vuota e in rovina, ma era evidente che il cane aveva un legame con quella casa. Ma il prete doveva confermare definitivamente i suoi sospetti, quindi portò il cane di nuovo in chiesa e si recò in una delle stanze posteriori dove aveva installato delle telecamere di sorveglianza. Le registrazioni erano state conservate ed erano registrate gli ultimi 6 mesi, quindi sperava che ci fossero ancora immagini del funerale di Maria. Forse avrebbe visto qualcosa che confermava la storia e identificava Tommy una volta per tutte come il cane di Maria. Quindi l'uomo iniziò a esaminare il materiale filmato. Cercava il momento e il giorno giusto e alla fine lo trovò. Il segreto poteva finalmente essere rivelato. Mentre Maria veniva lentamente portata in chiesa, un cane la seguiva. Era Tommy. Il prete non aveva notato molto di lui quel giorno, poiché c'erano molte persone presenti e si concentrava sul triste compito che aveva da svolgere. Il cane si era sistemato nella sua posizione abituale e guardava con desiderio la bara, come se sapesse che non avrebbe più visto la sua persona più amata al mondo. Il prete fece scorrere ancora più indietro il video e fu scioccato nel vedere che Maria, ogni volta che veniva in chiesa per partecipare alla messa, veniva accompagnata da Tommy. Andava con lei al suo posto abituale prima di sedersi nella parte posteriore della chiesa e aspettare pazientemente che si alzasse di nuovo. Tommy tornava ogni giorno nello stesso posto, sperando di rivedere la sua persona amata e, con la speranza di riunirsi con lei. Il cuore del prete si spezzava nel vedere una tale devozione. Così pensò a lungo e accuratamente e decise di adottare Tommy. Si prese cura del cane, gli diede un'abitazione, cibo e acqua, e gli permise di partecipare alla messa con lui ogni giorno. Anche se il prete non avrebbe mai potuto sostituire Maria, avrebbe fatto del suo meglio per curare il cuore spezzato del cane. La storia riflette il potere dell'amore e della compassione, e come un animale possa toccare profondamente i nostri cuori. Non a caso il cane è stato definito il migliore amico dell'uomo per eccellenza. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.